Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Non mi vedete perché sto registrando alcuni b-roll proprio con il prodotto che voglio portarvi oggi nel canale, ok? E come avrete già intuito parliamo proprio di un accessorio molto utile per i fotografi, per i videomaker, una macchina del fumo portatile. A differenza di quella che ti ho portato alcuni mesi fa, questa è decisamente molto più economica, quindi se avete un budget decisamente più limitato, questa potrebbe essere la soluzione. Ovviamente ti parlerò di questo prodotto, di quello che puoi fare e soprattutto facciamo anche una veloce comparazione proprio con il modello precedente, ok ragazzi? Un modello che, come stai già vedendo live, ti permette di creare decisamente bellissimi effetti. Bene ragazzi, iniziamo questa nostra chiacchierata dove ti voglio far conoscere più da vicino questo prodotto decisamente interessante, macchina del fumo della LensGo. Adesso ti faccio vedere innanzitutto tutti gli accessori, me li sono messi tutti qua a portata di mano così non mi dimentico nulla. LensGo, azienda cinese, produce microfoni. Non lo so, qualcuno di voi sicuramente l'ha sentita nominare. Non ho mai collaborato, questa sia una collaborazione, me l'hanno regalata, però è come al solito una recensione sincera, ti dirò ovviamente pregi e difetti. Io non avevo bisogno di una macchina del fumo, come ben sapete, chi mi segue ha visto il video dell'anno scorso, ho acquistato una macchina del fumo decisamente portatile e costosa, che mi sono tra virgolette anche un po' pentito dei soldi che ho speso, soprattutto adesso che vedo queste. E adesso ti porto una soluzione alla portata di tutti, ok? Un prezzo che ti dico subito è di 199 euro, nel momento in cui registro questo video, e in descrizione trovi anche un buono sconto, ok? Quindi approfitta perché non so quanto potrà essere valido. Altra cosa che aggiungo, e poi ti faccio vedere gli accessori della macchina del fumo. Esiste anche la Smoke C, che è più piccola, a tutti gli effetti è come una sigaretta elettronica, che poi il concetto di funzionamento è quello, che per alcuni fotografi, soprattutto chi si occupa di fotografia di prodotto still life, potrebbe essere la soluzione ideale. Costa 120-130 euro, link in descrizione. Quindi detto questo, all'interno di questa valigetta troveremo valigetta rigida che si chiude con una cerniera molto compatta, la puoi portare sempre con te anche in quei casi che sai che non la andrai a utilizzare, però non si sa mai, l'ispirazione ti viene proprio in location e dal momento che è portatile perché non farlo. Allora, alcuni accessori, ma partiamo innanzitutto dalla macchina del fumo. Allora, innanzitutto ha una batteria integrata. Voglio spendere due paroline in più per quanto riguarda la batteria integrata. Io sono contrario alle batterie integrate, in generale, non solo qua, ok? Preferisco sempre la classica batteria che posso cambiare quando è scarica. Anche nel telefono la vorrei, giusto per essere sincero con te. Soprattutto ti parlo anche dei laptop. Quante volte hai un computer che praticamente quando hai bisogno della batteria comincia a durare 10 minuti, 5 minuti, e qua potrà succedere la stessa cosa perché le batterie integrate hanno un ciclo di funzione, di ricariche, ok? E non è che dura in eterno. Si può cambiare qua, se sei un po' smanettone si può fare, oppure ti devi affidare a un professionista. Però ti posso dire che se sei un fotografo innanzitutto ti dimentichi quasi di ricaricarla questa batteria, ok? Il fotografo non è che usa tantissimo fumo. Chi usa di più il fumo? Chi deve registrare un videomaker, no? Se devi riempire una stanza che potrebbe essere di dimensioni normali, 4x5, altezza 2,60 m, hai bisogno che la macchina funzioni continuamente, anche perché se magari devi girare il video deve mantenere la stanza con il fumo, quindi deve funzionare, e la batteria ovviamente non ce la fa. All'inizio ce la fa quando è all'inizio dei cicli, però man mano che comincia ad avere dei cicli la durata sarà inferiore e capisci bene che quindi non puoi sostituirla e quindi ti devi affidare a un caricatore che avrai sicuramente, basta utilizzare quello del tuo telefono. Abbiamo una porta USB di tipo C che consente anche di ricaricare proprio la batteria, ma non sempre abbiamo proprio una presa sotto mano, e quindi il consiglio che ti do è di utilizzare il classico power bank, e quindi in base proprio all'autonomia che ha il tuo power bank potrai farla funzionare senza ovviamente avere interruzioni. Spendo due parole su quello che
ti serve per farla funzionare, che non è tantissimo perché praticamente hai una porta USB che serve per ricaricare la macchina del fumo e un tasto, quella per accenderla e per far partire il fumo. Per accenderla basta tenere premuto questo tasto, ok, 2-3 secondi, si accende un LED di colore blu, se fosse rosso vuol dire che la batteria è scarica, ok? Per far partire il fumo doppio tap. Vediamo gli accessori. Allora, questo che vedi è decisamente un accessorio che andrei a utilizzare quasi sempre. Io praticamente quando utilizzo la macchina del fumo in studio per la fotografia di ritratto vado sempre a utilizzare questo accessorio, lo faccio anche con l'altra che praticamente è la stessa cosa. Praticamente non è altro che un ventilatore con 3 velocità. Anche qui abbiamo una batteria incorporata a litio che si può ricaricare con il tuo caricatore del telefono, abbiamo un pulsante che ti permette di accenderlo e modificare la velocità, ok? L'inserimento è molto semplice. Innanzitutto abbiamo una protezione, vado a spegnere un attimo. Abbiamo una protezione che ti consente di non prendere scottature, però non ci sono problemi. Però prima di farti vedere, innanzitutto devi riempire il serbatoio, ok? Abbiamo in dotazione 6 flaconcini di questo liquido, che è un composto di glicerina e sostanze vegetali in odore, non sono nocivi questi odori, questo fumo, quindi stai tranquillo. E per riempirlo basta aprire proprio il serbatoio, abbiamo un tappo in silicone e svuotare proprio il contenuto di questo flaconcino. Cosa molto importante, in dotazione ti danno anche 2 tappi, uno di scorta, che servono proprio per chiudere il foro dove esce il fumo, che quando ovviamente non vai a utilizzare la macchina del fumo, il consiglio che ti do è di inserirlo, ok? E di tenere la macchina del fumo sempre in verticale e non in orizzontale, perché non so perché, ma esce sempre un po' di liquido. È un liquido che ti lascia un po' di unto tra le dita e cerca di avere sempre con te una salvietta per pulirti, ok? Quindi cosa devi fare? Devi inserire questa protezione che tra l'altro ha un, come si dice, attacco magnetico, ok? Quindi molto semplice da inserire. E poi vai a inserire questo accessorio, basta appoggiarlo sopra, ok? Trovi il foro che deve combaciare. Accendiamo di nuovo questo ventilatore, io lo chiamo così, inserito bene, e facciamo partire la macchina del fumo. Doppio tap, adesso è la velocità minima, in base a come vuoi fare uscire questo fumo, ovviamente fai girare la ventola. Doppio tap per spegnere proprio la macchina del fumo. Vediamo gli altri accessori, che sono 3 prolunghe, una eccola qui in silicone, molto utile per far arrivare magari il fumo su certi posti dove è decisamente più complicato. Altre 2 prolunghe, sempre rigide, una curvata, e poi abbiamo questa spugnetta che praticamente è la cosa più bella perché è quella che ti permette di avere l'effetto ghiaccio, quello che io preferisco, ok? E cosa interessante, anche questa, che io personalmente non utilizzo tantissimo, quella per creare l'effetto spray, ok? Lo metti su una delle prolunghe, non ha importanza quale, vai a infilare proprio il tubo e vedrai che adesso uscirà e farà l'effetto spray, ok? Bello. L'ultimo accessorio, ma decisamente anche questo molto importante, che io utilizzo sempre, il telecomando remoto, ok? Proprio per far partire la macchina del fumo quando sei lontano e quindi devi fotografare una modella, sei da solo e quindi fai partire il fumo semplicemente schiacciando questo tasto. Il concetto è sempre lo stesso, sempre doppio tap. A proposito, anche qui abbiamo un filetto da 1/4, quindi puoi avvitare la macchina del fumo su uno stativo. Con la spugna possiamo creare un bellissimo effetto, praticamente definito l'effetto ghiaccio. Adesso facciamo un esempio giusto per farti capire quello che puoi ottenere. Allora, innanzitutto abbiamo cambiato tavolino, abbiamo messo questa piattaforma rotante che ti permette proprio di creare bellissimi effetti. Ho messo questa prolunga rigida, ma non ha importanza quale andrai a utilizzare, ma ovviamente devi mettere questa spugna, ok, che ti permette proprio di creare l'effetto ghiaccio, ok? Andiamo a accendere la macchinetta. Per accenderla devi tenere premuto il tasto per un paio di secondi, si accende la luce blu
facciamo un doppio tap e comincia a crearsi il fumo, ok? Quanto dura il fumo nella stanza una volta che abbiamo utilizzato la macchina del fumo? Queste macchine del fumo portatili, innanzitutto non dipende dalla macchina del fumo, ma dipende dal liquido e dipende anche dal locale dove la andiamo a utilizzare. Quindi parliamo di un locale con temperature decisamente normali, come potrebbe essere un normalissimo salotto, camera da letto, piccoli studi come questi, ok? Escludiamo studi enormi con soffitti da 5 metri, insomma ci siamo capiti. Lì utilizziamo sempre la classica macchina del fumo elettrica, cioè a 220, ok? Sono decisamente più potenti. Però questo è solo molto utile, ci possiamo fare tantissimo e adesso ovviamente ti spiego anche la differenza di questi tre prodotti, tre liquidi che ho avuto la possibilità ovviamente di testare avendo tre macchine del fumo. Adesso ne utilizzo solo due, però secondo me a grandi linee sono prodotti, per quanto riguarda il contenuto, anche se non c'è scritto nella confezione, molto simili tra di loro. Sento la viscosità è uguale, non c'è scritto la percentuale di glicerina che viene utilizzata, però secondo me c'è poca differenza. Se proprio mi devo sbilanciare, forse quello che ho utilizzato nello Smoke Genie è il migliore, però è anche quello che ha il prezzo decisamente più elevato. In commercio trovi tantissimi liquidi, quindi valuta te, ogni azienda ti dice di utilizzare il proprio liquido, insomma anche qui vedi te qual è la soluzione migliore per te. Quindi parliamo di durata e l'ho fatta proprio recentemente, l'avevo fatta a suo tempo anche l'anno scorso, ma questa che ho fatto recentemente proprio utilizzando questa macchina del fumo che ti porto oggi, col liquido che trovi in dotazione ho riempito quasi completamente questa stanza, ok? Quasi completamente. Facevo fatica a vedere lo stativo. A proposito, se devi fare delle foto a una modella utilizzando sì la macchina del fumo e devi fare anche delle foto senza il fumo, prima fai quelle e dopo per ultimo lascia proprio quelle dove vai a utilizzare la macchina del fumo, perché ci vuole un po' di tempo per rifare poi il ricircolo d'aria e liberare tutta la stanza dal fumo, ok? E ci ho impiegato all'incirca 5-6 minuti, sono uscito, sono rientrato dopo mezz'ora e c'era ancora un po' poco di fumo, quindi questa la dice tutta sulla durata del fumo. Quindi se adesso ti stai chiedendo ma se io devo fare delle foto e ho del fumo sulla stanza, come faccio per rifare il ricircolo d'aria, cioè eliminare tutto il fumo? Beh, apri la finestra, già vedrai che in 10-15 minuti riesci a praticamente eliminare tutto il fumo, ma io di solito per accelerare utilizzo anche un ventilatore, quel ventilatore che ti ho fatto vedere un mese fa, se ricordo bene, che ti ho portato nel canale, che serve per creare l'effetto vento. Lo accendo, oppure accendi un tuo ventilatore, se hai le pale sopra fai ovviamente funzionare quelle e vedrai che il ricircolo d'aria avviene in maniera decisamente più veloce e poi puoi continuare a scattare senza l'utilizzo della macchina del fumo. Bene ragazzi, allora fasi conclusive di questo video, rimani ancora un paio di minuti perché adesso andiamo a dire le cose più importanti, quindi è molto importante che tu ascolti bene quello che ti voglio dire e poi ti do anche alcuni consigli e vediamo anche la differenza di una macchina da 200 euro rispetto a una che costa 700 euro. Ricordo che lì fuori ci sono altri modelli, valutate, vedete voi, io in questo video ti porto solo la mia esperienza di utilizzo, ok? E quindi ti voglio dare proprio una considerazione personale che ti do a gennaio 2024, avendole provate. Se adesso dovrei acquistare una macchina del fumo per l'utilizzo che devo fare io, andrei ad acquistare tranquillamente lo Smoke B, ok? 200 euro, investo altri 100 euro in ricambi. Questi ricambi sono innanzitutto l'atomizzatore, che è molto importante, non dico che sia delicato, però averne di scorta è decisamente molto importante, e del liquido, ok? 300 euro per quello che devo fare io mi dà una, diciamo, autonomia di 3 anni senza preoccuparmi, ok? E questo ovviamente rispetto ai 700 euro che qui ho speso, ragazzi, gli altri li spendo in altre cose. Qui abbiamo altre funzioni, è molto più professionale, adesso te le dirò ovviamente, però ripeto, secondo me per quello che devo fare io lo Smoke B è più che valido, ok?
Altra cosa molto importante, e poi vediamo le differenze. Quando inserisci il liquido per la prima volta, aspetta almeno 15 minuti. Te lo dicono anche nelle istruzioni, non solamente nello Smoke Bee, qualsiasi macchina del fumo, e anche quando vai a sostituire l'atomizzatore, perché è praticamente la stessa cosa. Poi le volte successive puoi ovviamente farla funzionare immediatamente. Ok ragazzi, questo è molto importante. E l'altro consiglio che ti do, ragazzi, presta attenzione perché a me è successo: verifica sempre di avere del liquido all'interno del serbatoio, se no l'atomizzatore si brucia, ok? E come ti dicevo, è meglio avere sempre dei pezzi di ricambio, anche perché non è detto che li troverai poi in commercio. Adesso ci sono, ma tra qualche anno chi lo sa. Ok ragazzi, quindi detto questo, che differenze ci sono per quanto riguarda le due macchine del fumo, oltre il prezzo? Allora, la batteria più o meno te l'ho già detto prima, ti ho fatto un pippone. Qui è integrata, qui abbiamo 2,18650, qui abbiamo un'autonomia dichiarata di 3 ore che poi sarà ovviamente inferiore e man mano che la andrai a utilizzare scenderà fino ad arrivare a 5 minuti. Ovviamente ci vorrà un po' di anni, però qui hai la possibilità di cambiare le batterie, ok? Non solamente nella macchina del fumo, ma anche nel accessorio che ti consente di creare il fumo. Qui invece è integrata. Più o meno il consumo è uguale per quanto riguarda proprio l'assorbimento, 40 watt, e se ricordo bene anche qui, ok? La quantità di fumo massimo che possono erogare è molto simile, qui abbiamo qualcosina in più, ma è una differenza che ad occhio non si nota, ok? Ricordo sempre che se hai bisogno di quantità maggiori di fumo ci sono le classiche macchine del fumo, quelle da discoteca, ok, che adesso hanno dei prezzi decisamente molto ma molto più ragionevoli. Per quanto riguarda il liquido, apro una piccola parentesi, vale il classico detto: innanzitutto fate quello che dico, non quello che faccio. Loro dicono, le aziende, di utilizzare il proprio liquido, non è tanto costoso, qui costa di più, però io sinceramente qui sono andato a utilizzare anche altri liquidi di altre aziende, molto più economico, e non ho avuto problema. Di solito il composto è formato da glicerina, sostanze vegetali. Tra l'altro, come ti ho detto prima, il fumo non è nocivo, quindi non preoccuparti. Quindi io in questo video ti dico: utilizza il liquido originale che ti dice proprio l'azienda, ok? Ci siamo capiti. Quindi detto questo, cos'è l'altra differenza decisamente importante? Qui è decisamente importante che tu devi valutare a cosa ti serve una macchina del fumo. Io questa macchina del fumo che ho utilizzato recentemente l'ho sempre utilizzata alla massima potenza, ok? Qui abbiamo la possibilità proprio di modificare la quantità di fumo che vogliamo fare uscire. Abbiamo tra l'altro due pulsanti, abbiamo anche un display OLED, possiamo regolare la ventola, possiamo gestire decisamente molto di più questa macchina del fumo. Trovi un video dedicato. Qui è una macchina del fumo praticamente semplice, come una classica sigaretta elettronica, che poi il funzionamento è quello, ok? Abbiamo un pulsante, abbiamo un LED che cambia di colore e basta, una porta USB. Fai partire il fumo, quello che esce, quello ti deve bastare, ok ragazzi? Spero che il concetto sia abbastanza chiaro, ok ragazzi? Quindi, concludendo, cosa ti posso dire? Valuta te, se hai domande io sono qui per aiutarti, ti aspetto qui sotto nei commenti. Se questo video è stato di gradimento e ti è stato utile, non dimenticare di lasciare un like, molto importante per il sottoscritto. Una buona serata e darti appuntamento alla prossima settimana.